Buongiorno amici, benvenuti. Continuiamo con Freud, terza videolezione. Nella scorsa videolezione, cioè la seconda su Freud, abbiamo affrontato un lato che può sembrare veramente imbarazzante o scabroso in Freud. Ve lo ricordate? La sessualità infantile, che a molti risulta scabrosa anche oggi. Pensate che Freud addirittura chiama il bambino un essere perverso, polimorfo. Forse poteva trovare un'altra parola al posto di perverso. Polimorfo che cosa significa? Lo sapete che il bambino assume forme differenti nel tempo, nelle varie fasi della sua sessualità, individua sedi differenti nel corpo, zone erogene differenti in cui scaricare il principio di piacere, in cui si scarica il soddisfacimento sessuale. Si passa dalla bocca all'ano, ai genitali, vi ricordate? Quindi e questo significa polimorfo, che la sua sessualità varia nelle sue forme nel corso del tempo. Perverso, che vuol dire? Freud dice che il bambino è perverso polimorfo, ma non usa la parola perverso nel senso morale, nel senso di condanna, dice che il bambino è perverso perché il bambino ha una strada sempre diversa per esprimere la sua libido, la sua sessualità, una strada che è diversa da quella dell'adulto, quindi una sessualità perversa perché assume delle forme che nel suo sviluppo il bambino deve assumere, che però saranno poi forme diverse da quella dell'unica sessualità normale, cioè quella dell'adulto. Però poi l'espressione perverso è rimasta a scandalizzare un po' tutti anche oggi. Il bambino dunque è un perverso polimorfo. Poi ricordate abbiamo visto anche l'abbandono dell'idea tradizionale romantica ingenua del bambino angelicato, del bambino buono per natura, del bambino che non ha forti interessi personali. Invece Freud considera il bambino, soprattutto dagli 0 ai 6 anni, un ricettacolo di piacere, un essere che cerca un piacere egoistico, violento, che si disinteressa di qualunque cosa se non del proprio piacere, se non del soddisfare una scarica sessuale istintiva pulsionale che si realizza attraverso l'epidermide. Anche questo scandalizzò molto, ma scandalizza ancora adesso. Pensate, non solo Freud si allontanò da Breuer perché Breuer non poteva accettare che tutte o quasi le cause delle nevrosi fossero di tipo sessuale e fossero di tipo sessuale infantile, ma anche immediati importantissimi discepoli di Freud litigarono con lui proprio per questo motivo. Noi non spiegheremo in questo ciclo di video lezioni Jung o Adler, le idee di Jung oppure di Adler, ma sia Jung sia Adler, gli immediati discepoli sui quali Freud ingenuamente contava per poter portare avanti dopo di lui il movimento psicanalitico, strutturandolo come un partito, strutturandolo in una vera e propria associazione che avrebbe dovuto restare fedele ai principi del fondatore, di Freud stesso, come se potessero restare inalterati nel tempo. Sia Jung sia Adler non accettano l'enfasi di Freud sul sesso. Il suo migliore allievo, Gustav Jung, molto più giovane di lui, si differenziò da Freud per moltissimi aspetti. Litigarono, Jung sviluppò un tipo di psicologia del profondo, un tipo di psicoterapia molto diversa dalla psicoanalisi di Freud, che non può accettare assolutamente che le cause delle nevrosi siano di natura sessuale. È proprio questo il motivo fondamentale per cui Jung si differenzia da Freud. Invece, in tempi più recenti, in tempi di liberazione sessuale, di movimenti giovanili, di contestazione, di controcultura del 68, Freud è stato ripreso da filosofi neomarxisti, alcuni dei quali si sono anche autodichiarati neo-freudiani, o comunque Freud è stato ripreso, interpretato da filosofi sessantottini, filosofi della controcultura giovanile, per esempio Erich Fromm oppure Herbert Marcuse. Ecco, Marcuse in epoche più recenti, cioè negli anni 50, 60, 70 dello scorso secolo, hanno interpretato Freud in maniera libertaria, unendo in qualche modo psicoanalisi e marxismo, facendo di Freud un contestatore delle strutture sociali, delle sovrastrutture educative, anche della famiglia, della sessualità tradizionale,
cosa che Freud non è mai stato in realtà. Però questi pensatori come Fromm e Marcuse pensano di trarre dalle teorie di Freud delle conseguenze che per loro sono implicite e inevitabili e che Freud non aveva trattato perché appunto secondo loro era condizionato dall'ideologia borghese e dalla società del suo tempo, dalla struttura sociale del suo tempo e che invece, secondo Fromm, Marcuse o altri, sarebbero teorie interne, anche se non espresse da Freud, implicite nel pensiero di Freud, sarebbero inevitabili conseguenze delle idee basilari di Freud. Quindi un Freud che secondo loro accetta l'omosessualità, la sessualità libera, la sessualità come gioco, un Freud da cui si trae la necessità di eliminare la famiglia tradizionale, la società capitalistica, il principio di autorità. Freud avrebbe svelato qual è la repressione sessuale, quindi recuperare, diceva per esempio Marcuse, il sesso come gioco, come qualcosa di ludico, di non finalizzato alla famiglia, alla procreazione, alla società, vivere facendo sesso quando si vuole, con chi si vuole, anche con persone sconosciute, tutte quelle cose libertarie o presunte libertarie tipiche dei movimenti giovanili del 68, della controcultura. Interpreteranno Freud come un contestatore del capitalismo, della società patriarcale, della civiltà. Certo, Freud ha messo in evidenza, lo riprenderemo questo punto, come la società sia patriarcale, come la società sia, come diceva Nietzsche, che Freud considerava molto simile a lui, che la società sia l'esito, la società, la famiglia, i ruoli sociali, la morale, come l'esito di un secolare processo di repressione, come diceva Nietzsche. Però Freud dice che la repressione che genera la società, le strutture sociali, è inevitabile, altrimenti vivremmo come dei selvaggi, violentandoci tra noi e magari i figli ucciderebbero il padre e violenterebbero la madre. Questa sarebbe la società, anzi la mancanza di società, se la sessualità fosse davvero espressa liberamente, secondo Freud. Quindi per Freud un certo grado di repressione è necessario, altrimenti nessuna società potrebbe esistere in maniera normale e pacifica. Quindi Freud sì, individua un processo di repressione connaturato con lo sviluppo della società occidentale. Molti aspetti della società occidentale non esistono per natura, sono costruiti storicamente, sono costruiti dal processo di civilizzazione, quindi possono essere considerati convenzionali, possono essere considerati come generati anche da meccanismi di repressione. Ma per lui questo processo di repressione è inevitabile e necessario, almeno fino a un certo punto. Invece certi neofreudiani marxisti come Fromm, come Marcuse o altri pensano di poter utilizzare Freud prendendo solo la parte critica, capite? La parte illuministica di Freud, il fatto che lui abbia messo in discussione la normalità, la naturalità delle forme della nostra società, le quali invece sono create nel tempo e questo genera inevitabilmente repressione, l'abbiamo detto. Ma per Freud la repressione sociale portata avanti dalla famiglia, dalla scuola, dalla società, dall'autorità, eccetera, è inevitabile, altrimenti noi non avremmo una civiltà. Ci vogliono dei limiti, ci vogliono delle regole, ci vogliono anche dei tabù, le famose cose di cui Freud parla nel suo libro Totem e Tabù. Freud, soprattutto nei suoi ultimi anni, non si interesserà soltanto delle nevrosi dei singoli e di come curarle, ma si rivolgerà anche all'etnologia, all'antropologia, alla storia delle religioni, si occuperà di cose filosofiche molto più ampie. Freud, per esempio, dice che in tutte le società c'è il tabù dell'incesto. Perché è stato istituito il tabù dell'incesto? Proprio perché allo stato di natura il complesso di Edipo purtroppo si manifestava apertamente, cioè succedeva che i figli volevano uccidere il padre, accoppiarsi con la madre, oppure in senso inverso da parte delle figlie una cosa simile. Questo non permetteva una società organizzata, l'endogamia, sposarsi, accoppiarsi tra parenti, è una cosa che se eliminiamo tutte le strutture sociali riemerge nell'uomo.
Ma non è possibile una cosa del genere, resteremmo allo stadio di animali o torneremmo allo stadio di animali. Per questo Freud spiega in maniera dettagliata, molto interessante, il sorgere dei tabù. Sapete cos'è un tabù? Qualcosa che è vietato ed è vietato in maniera dogmatica, non si può mettere in discussione il divieto, in nessun modo, è un tabù, è così e basta. Per lui queste cose sono necessarie, per lui è necessario che il tabù sia istituito secondo le tradizioni dei popoli, da un dio, da una religione o da qualcos'altro, è qualcosa di primordiale che non si spiega, ma è necessario, se no non ci sarebbe stata una società evoluta. Il principale tabù è l'incesto. In tutte le società umane, anche in quelle apparentemente più primitive, vi è il divieto assoluto di uccidere il padre e di accoppiarsi con la madre. C'è ovviamente il divieto di incesto, ma anche di parricidio, così come l'antropofagia. Se non ci fosse la società, un'autorità, una forma di repressione, gli uomini, come hanno fatto per milioni di anni, si mangerebbero tra loro, sarebbero antropofagi, cannibali. E poi questo è stato vietato come un tabù, quindi attenzione, un certo grado di repressione per Freud era necessaria, altrimenti noi saremmo allo stato di natura. Freud apprezzava anche Hobbes. Freud aveva un'opinione pessimistica, l'abbiamo visto da quello che dice sui bambini, della natura umana. Ad ogni stadio originario, come appunto il bambino nella sua età infantile, ognuno cerca solo il proprio autosoddisfacimento in maniera egoistica e violenta. Homo homini lupus, dice Hobbes, e secondo Freud Hobbes ha ragione quando dice questo sulla natura umana. Quindi, per non restare violenti, per non restare selvaggi, c'è bisogno di un certo grado di repressione. Anche la religione, vedete, anche qui Freud ha un atteggiamento illuministico, critico nei confronti della religione, oppure no? Lui dice più o meno le stesse cose che dice Nietzsche. Freud disse che Nietzsche aveva espresso concetti molto simili alla psicanalisi, però Freud disse di non leggere Nietzsche, di non conoscerlo se non attraverso interpretazioni, se non attraverso fonti di seconda mano, proprio perché non voleva esserne influenzato. Aveva sentito nelle teorie di Nietzsche qualcosa che sembrava molto simile alla psicanalisi e non volle leggerlo, pensate, per non esserne influenzato, almeno così dice lui. La stessa cosa vale per Schopenhauer, però magari quello lo vediamo dopo. Freud era un ateo proprio nella maniera illuministica del termine. Questo è stato dimostrato da autorevoli studiosi, come per esempio Peter Gay. Amava molto gli illuministi Freud, ma amava moltissimo, e l'abbiamo già studiato, Feuerbach, che vi ricordate dice che Dio è una forma di alienazione. Anche nel concetto, adesso vedremo, di inconscio e di rimozione, nell'idea che noi alieniamo nella nostra coscienza i traumi infantili, nella nostra coscienza nascosta nell'inconscio, Freud si rifà al concetto di alienazione di Feuerbach. Come noi alieniamo nell'inconscio i traumi infantili sessuali di cui proviamo vergogna, che sono inaccettabili, Freud dice che questa alienazione, questa rimozione vale anche a livello collettivo, cioè la creazione, l'invenzione di Dio. Freud è ateo, che assolve comunque a delle precise regole sociali, ad una gerarchia, al pensare che ci sia qualcuno che abbia istituito un ordine, una gerarchia, però Dio per lui è assolutamente un'invenzione umana, e Freud spiega come e perché l'uomo secondo lui ha inventato Dio con un processo di alienazione. Dio rappresenta il padre, la vergogna di fronte a Dio, il timore di fronte a Dio, il bisogno di affidarsi a Dio, di implorarlo oppure di farsi perdonare, sono tutte caratteristiche, secondo Freud, che ogni figlio sviluppa nei confronti del padre. Quindi Dio non sarebbe che un'alienazione dell'essenza del padre. Anche quando il padre non c'è, anche quando il padre non ti vede, le caratteristiche che il figlio attribuisce al padre le attribuisce anche ad un essere immaginario come Dio, che è proprio un super padre, un emblema, una metafora del padre.
Per questo nascono le religioni monoteistiche, molto diverse dalle religioni orientali non monoteistiche. Nell'opera Mosè e il monoteismo ebraico, Freud ricostruisce la genesi dell'ebraismo, del cristianesimo, dell'Islam, delle religioni monoteistiche che hanno un dio maschio, un dio paterno, un unico dio. Freud lo fa per spiegare come la società occidentale sia diversa dalle società orientali che hanno religioni non monoteistiche. Invece nella società occidentale c'è sempre stata questa cappa, questa unicità, questa forza, questa onnipotenza di un Dio trascendente che domina completamente la natura, il mondo sensibile, che l'ha creato dal nulla. Questo genera delle conseguenze molto importanti a livello di psicologia delle masse. Quindi, vedete, Freud non si interessa solo di psicologia dell'individuo, ma anche di psicologia delle masse, di storia dell'umanità, di antropologia. Per Freud, grosso ateo che segue gli illuministi e Feuerbach, la religione non è altro che una nevrosi dell'umanità. Come i singoli hanno le loro nevrosi, Dio è una nevrosi gigantesca dell'umanità. È uno scaricare le nevrosi, è un sublimare qualcosa verso una strada immaginaria, verso una strada che non è una strada normale. Per questo ci immaginiamo Dio. Però per Freud Dio, così come il divieto di incesto, così come l'autorità paterna e così via, sono cose fondamentali, altrimenti non ci sarebbe la nostra civiltà sviluppata, evoluta, europea, occidentale. Però è ovvio che per molti filosofi neo-freudiani o persone che vengono dopo di lui, è facile utilizzare queste idee di Freud per smascherare la religione e dire che se Freud ha detto che sì, la religione è una nevrosi dell'umanità per quanto necessaria, io posso pensare che invece l'umanità stia meglio, starebbe meglio eliminando anche la nevrosi di Dio. Ma invece Freud non diceva questo, diceva che alcune nevrosi, alcune forme di repressione sono necessarie. Se noi le eliminiamo e ci diamo al libertinaggio, al libertinismo, al divertimento, come dicevano i filosofi sessantottini, poi staremo male, avremo altre forme di nevrosi per altri motivi. Quindi le opere antropologiche e religiose di storia della religione di Freud sono di grande importanza, non abbiamo il tempo per parlare di tutte queste cose, nel dettaglio abbiamo solo accennato però a qualcosa. Freud spiega in chiave psicoanalitica moltissime strutture sociali o credenze, usi, costumi. Per esempio, per lui l'ateismo è la rinuncia al padre. Chi tende ad essere ateo? Chi non ha mai sopportato l'autorità dei genitori, soprattutto il padre, chi si è sempre contrapposto, è sempre stato in conflitto con i genitori, tende a diventare ateo perché rifiuta l'autorità della famiglia, l'autorità paterna. Ma allora essere ateo, come Freud stesso era, è positivo oppure è negativo? Potrebbe essere positivo da un punto di vista antropologico, filosofico, perché tu vedi la realtà delle cose, Dio non c'è. Ma attenzione, da un punto di vista medico, da un punto di vista psicologico, può essere negativo, perché quando tu elimini il padre e non hai, come vedremo, il superio, la funzione del padre che agisce dentro di te, certo ti fa sentire in colpa, ti fa vergognare, ma il padre ti fa anche comportare bene, ti ha dato anche un'educazione senza cui la società sarebbe totalmente anarchica e violenta. Quindi a volte rifiutare Dio, rifiutare queste strutture sociali secolari che hanno costruito in qualche modo la società, per quanto siano fittizie, può essere dannoso dal punto di vista dell'equilibrio psicologico. Quindi, come vedete, si può interpretare Freud in tanti modi e le sue teorie anche da un punto di vista strettamente filosofico e morale, non dal punto di vista clinico, terapeutico. Le sue teorie sono state oggetto di interpretazione, di reinterpretazione, che hanno continuato in filosofia ad avere un impatto immenso sulla filosofia del Novecento. Molte teorie anche fondamentali di Freud sono state abbandonate dagli psicologi stessi. Ecco, parliamo di questo. Molti sostengono che le teorie di Freud non sono basate sull'esperienza
Vi ho parlato prima di quella sul piacere femminile che non è basata su nessun tipo di esperimento, è stata smentita, ma anche cose fondamentali come l'esistenza dell'inconscio sono state messe in discussione dalla psicologia sperimentale odierna. Moltissimi scienziati sostengono che la psicoanalisi non è vera, non è stata confermata dagli esperimenti, che addirittura non sarebbe assolutamente scientifica. Quindi studiare Freud è importante, ma io ve lo dico, fate attenzione, non pensate che tutto quello che dica Freud sia tutto vero, non sia stato mai smentito, rappresenti in qualche modo l'ortodossia di qualunque psicologo attuale. Non è vero. La maggior parte degli psicologi non sono affatto freudiani, non credono affatto nella maggior parte delle teorie di Freud. Non solo, ma la scienza sperimentale attualmente quasi sempre considera la teoria di Freud superata perché ci sono prove che la smentiscono. Gli stessi psicanalisti freudiani, quelli che amano Freud, e io ne conosco alcuni molto intelligenti, li conosco personalmente, pensano che la psicoanalisi sia valida per curare, per migliorare la psiche, ma che non sia vera scientificamente, che non sia una teoria, cioè che sia verificabile. Funziona, funziona, ma non è propriamente scientifica. Quindi attenzione a questo. Freud è importante, studiamo le sue teorie, ma toglietevi dalla testa il fatto che le teorie di Freud attualmente siano considerate vere. Man mano che si va avanti arrivano sempre più smentite dalla psicologia sperimentale. Freud è importantissimo anche a livello filosofico perché le sue teorie hanno avuto un impatto eccezionale sulla cultura, sulla filosofia, sulle scienze umane, sull'arte, su qualunque cosa. Le teorie di Freud sono dirompenti. Non per questo devono essere vere, però, attenzione, noi facciamo molte critiche alla veridicità della psicoanalisi. Lo stesso Freud, in una metafora famosa, disse che la sua era la definitiva e terza ferita narcisistica dell'umanità. Cambiamo quindi argomento, parliamo della psicoanalisi come ferita narcisistica. Che vuol dire ferita narcisistica? Vuol dire ferita al narcisismo dell'umanità. Sapete che il narcisista vede solo se stesso, si guarda allo specchio, come il mitologico personaggio di Narciso e dice ah, che bello che sono, che bello che sono. L'uomo pensa di essere al centro dell'universo? Narcisismo. Arriva la prima ferita. L'uomo non è fisicamente, geometricamente al centro dell'universo. Cosmologicamente non lo è. Con la rivoluzione astronomica, Copernico, Keplero, Galilei, la Terra non è più al centro dell'universo. Ricordate Giordano Bruno? L'uomo si chiede perché Dio non ci ha messo al centro dell'universo, non siamo più centrali, non rappresentiamo più il centro della creazione, l'interesse di Dio, come l'uomo psicologicamente fino alla fine del Medioevo aveva pensato il mio pianeta è il centro di tutto, il centro del sistema. Dio ha avuto un'attenzione particolare per, per gli esseri umani, ha creato avendo in mente un finalismo antropologico da mostrare. Poi no, con la rivoluzione scientifica la Terra diventa un pianeta come gli altri, che non ha una posizione privilegiata e questo produsse delle conseguenze psicologiche enormi anche a livello popolare. Ne abbiamo parlato anche parlando di Copernico nelle video lezioni sulla rivoluzione astronomica. Poi arriva la seconda ferita narcisistica, qual è? Quella di Darwin, dell'evoluzionismo. Andate a vedere la mia lezione su Darwin e il darwinismo. Allora, l'uomo dopo Copernico non è più al centro dell'universo, però almeno pensa di essere al centro delle specie biologiche, al centro degli animali, di essere l'animale che finalisticamente domina gli altri. È stato creato da Dio più intelligente, superiore agli altri animali. Arriva Darwin a dirmi no, no, l'uomo non solo non è al centro della galassia, non è neanche al centro del creato, della biologia, delle specie animali, non è neanche al centro delle forme di vita, perché l'essere umano si è sviluppato attraverso una selezione casuale, per cui noi siamo così, siamo sopravvissuti all'ambiente, alle sfide dell'ambiente, ma tutto in maniera casuale, non siamo più il fulcro, il fine della natura.
L'uomo non è più al centro dell'universo, non è neanche più al centro della natura e degli esseri viventi. Poi arriva Freud e qui l'uomo perde, come diceva Nietzsche, le sue certezze. L'uomo pensava, anche dopo Darwin, di essere almeno al centro di se stesso, di dominare se stesso. Invece con Freud, come adesso vedremo, c'è qualcosa che si forma soprattutto nei primi 6 anni della nostra vita, come abbiamo visto, dentro di noi, che ci domina, ci determina, ci fa agire in un certo modo, senza che noi possiamo fare niente o quasi niente contro questo inconscio. Questa è la terza e definitiva ferita al narcisismo dell'uomo. C'è una forza oscura dentro di noi che noi non riusciamo a fare levare alla coscienza, o se ci riusciamo lo facciamo con molta difficoltà. Una forza che noi non sappiamo essere dentro di noi, l'inconscio che ci determina il carattere, le nostre azioni, il modo in cui siamo fatti, le nostre idee, eccetera. Quindi l'uomo, terza e definitiva ferita narcisistica, dopo che con Galileo non è più al centro dell'universo e con Darwin e l'evoluzionismo biologico non è più al centro delle specie viventi, della natura. Terza e ultima ferita nei confronti del narcisismo è appunto quella di Freud. Freud stesso dice: io ho dato una botta finale. L'uomo non è più neanche al centro di se stesso, c'è una forza oscura dentro di lui. Sì, è sempre lui, ma non è l'io. L'uomo non è padrone più neanche della sua psiche. Questo ovviamente, che sia vero, che sia falso, che esista o non esista questo inconscio, ha delle conseguenze notevoli. Quest'idea di Freud, l'influenza che Freud ha avuto anche tra le persone comuni è enorme. Tutti conoscono il concetto di inconscio, anche quelli che non hanno studiato Freud, e molti film, opere d'arte di ogni tipo. Ricordate per esempio il cinema di Hitchcock, non so, tantissime cose hanno utilizzato il concetto di inconscio. Forse avete studiato Munch in storia dell'arte, ma ci sono tantissime elaborazioni culturali che mettono al centro l'inconscio nell'arte, appunto da Munch a Salvador Dalì o tantissimi altri. Nella letteratura troviamo Italo Svevo, che era un discepolo della psicoanalisi, oppure James Joyce in letteratura inglese, il flusso di coscienza. Tu pensi, parli in maniera inconscia. Tantissimi altri nella letteratura. Freud dice che ci sono 3 istanze nella psiche. Lui si contrappone alla teoria tradizionale che identifica la psiche umana con l'io. Ricordate Cartesio e altri? Che cos'è la psiche umana? Dice Cartesio, è la coscienza, l'io. La psiche umana, la coscienza, l'io è qualcosa di trasparente. La psiche umana corrisponde a tutto ciò che conosco e che comprendo razionalmente, che giudico, che voglio o non voglio, in maniera chiara e distinta. Questa è la psiche. La psiche è l'io. Nel senso cartesiano la psiche è la coscienza, è ciò che so, è ciò che ricordo, è ciò che capisco, ma Freud non è d'accordo. Secondo Freud non è così. L'io non rappresenta da solo la psiche, ci sono altre 2 istanze che non sono propriamente razionali. Nel senso cartesiano la psiche è la coscienza. Secondo Freud non è così, la cosa è molto più inquietante. Oltre alla coscienza, all'io, la psiche corrisponde anche ad altre 2 istanze. Queste, in particolare il famosissimo concetto di inconscio. La psiche non è solo quello che so, che ricordo e che ho presente in maniera limpida e razionale attualmente alla coscienza. La psiche comprende anche una zona nascosta dentro di me, con tutta una storia di atti, fatti, emozioni che ho provato, che mi sono capitate, che però non emerge alla coscienza, è nascosta dentro di me, l'inconscio. Che cosa significa? L'abbiamo già accennato. Io ho un trauma, io subisco un atto primario che poi mi farà soffrire, qualcosa per cui la mia evoluzione psicosessuale dagli 0 ai 6 anni va storto rispetto a come dovrebbe andare?
Questo fatto che sia un complesso di Edipo non risolto, perché magari mio padre è stato troppo debole, mia madre mi ha reso insicuro, mi ha ossessionato con il suo amore e così via, e quindi qualcosa è andato storto, questo qualcosa finisce all'interno dell'inconscio e poi io lo dimentico. Lo dimentico perché mi vergogno. Nell'inconscio finiscono tutte quelle cose tra gli 0 e i 6 anni, e soprattutto tra gli 0 e i 6 anni, che vengono rimosse perché sono vergognose, perché sono cose vergognose, atti primari, traumi che il soggetto, che il paziente considera vergognose, che considera inaccettabili, che considera oscene, che vuole rimuovere e quindi finiscono nell'inconscio perché il soggetto non le può accettare. Per esempio, mia madre aveva un attaccamento morboso per me, mio padre tradiva mia madre con un'altra donna e questo ha fatto venire meno in me la fiducia per mio padre. Quindi tutte queste cose finiscono nell'inconscio e finiscono per dare dei problemi. Io ho avuto delle molestie sessuali da bambino, ho avuto un pensiero, oppure ho avuto un problema, anche a livello di immaginazione, ho concepito un desiderio che era vergognoso, inaccettabile. Allora, per Freud, questi traumi infantili, cose che sono vergognose, inaccettabili, attraverso un processo di rimozione, finiscono nell'inconscio. Questa è una categoria fondamentale della psicoanalisi freudiana, il concetto di rimozione. Noi non ricordiamo i traumi, gli atti, i desideri, i pensieri, i sentimenti, soprattutto quelli di tipo sessuale, quasi tutti di tipo sessuale, quasi tutti infantili, risalenti ai primi 6 anni, le consideriamo vergognose, inaccettabili, le rimuoviamo, le togliamo dall'io e le spostiamo all'interno dell'inconscio. Ce ne dimentichiamo, però purtroppo queste cose subiscono un processo di rimozione perché sono inaccettabili. Non vogliamo proprio saperne, non possiamo sostenerle, sono inaccettabili anche perché intorno a noi, per la nostra società, attraverso la rimozione finiscono nell'inconscio. Il problema è che poi quando diventiamo grandi, dopo la fase di latenza, queste cose, pur non essendo presenti alla coscienza, causano delle nevrosi. Quindi la psiche non è solo io, la coscienza trasparente, ma anche questo inconscio, questa zona oscura, questo inconscio. Lui ovviamente viene influenzato dalla filosofia di Schopenhauer, l'inconscio che ci priva della libertà, dell'intelletto, che ci domina, che ci può far fare delle cose dentro di noi come se fosse una potenza che a noi non appartiene. È molto simile alla volontà di Schopenhauer, c'è un fondo oscuro dentro di noi che determina la nostra coscienza, la nostra presunta libertà. L'inconscio è strettamente legato al concetto di volontà, quel fondo oscuro negativo che ci fa soffrire, tipico della filosofia di Schopenhauer, ciò che Schopenhauer chiama volontà. Nell'inconscio ci sono moltissime cose negative. Molti si sono anche interrogati, ma possibile che esista l'inconscio? Possibile che Freud creda che qualcosa di fondamentalmente negativo nella nostra personalità sia sopravvissuto a milioni e milioni di anni di evoluzione? L'evoluzione naturale ha un po' fallito. Perché l'evoluzione naturale ha fatto sopravvivere l'inconscio in questo modo, quando l'inconscio è qualcosa di veramente negativo, di totalmente negativo, ci danneggia? È la pattumiera dove noi mettiamo i traumi, le cose che ci hanno fatto soffrire, che ci hanno provocato un dolore, una sofferenza, le mettiamo lì automaticamente, non per un atto libero, le rimuoviamo, non le manteniamo nell'io, non siamo in grado di annullare queste cose negative. Le mettiamo nell'inconscio, ce ne dimentichiamo, soprattutto nella fase di latenza tra i 6 e i 12 anni. Tutte queste cose vanno dimenticate, finiscono in questa zona sottostante dell'inconscio attraverso appunto questo processo di rimozione. Fondamentale quindi la rimozione. Quindi il contenuto, l'oggetto, la causa, il trauma che poi in età adulta ci provoca dei sintomi nevrotici, le isterie, è qualcosa di nascosto. Freud lo chiama latente. Abbiamo visto lo psicoterapeuta deve, attraverso le libere associazioni, sentire il racconto del paziente, deve capire cosa è latente, perché noi, la causa dei nostri malesseri, la causa dei nostri malesseri che cerchiamo di superare andando dallo psicanalista, questa causa
non la conosciamo, è nascosta, si trova in questa stratificazione al di sotto della coscienza. Quindi lo psicoanalista abilmente, è molto difficile, deve trovare, far riemergere alla coscienza il trauma, l'atto primario, che è finito nell'inconscio, che è diventato latente, che però continua a operare in noi, danneggiandoci, producendoci dei sintomi patologici. Quindi non controlliamo, non sappiamo, non pensiamo, non conosciamo qual è la causa della nostra nevrosi. Con la psicanalisi deve emergere. Ricordate, quando il paziente prende coscienza della causa del trauma, allora migliora, riesce a capire, a giustificare, anche a capire nella storia della sua famiglia, nella storia della sua vita, le cose sono andate così, pian piano io lo accetto, mio padre era così, mia madre era così. Quando capisco, tiro fuori dall'inconscio il trauma, il motivo, la causa delle mie nevrosi e delle mie isterie e tirandole fuori io miglioro grazie allo psicanalista. Poi però il problema, ricordate, è eliminare il transfert che mi ha legato allo psicanalista, perché poi lo psicanalista a un certo punto non mi servirà più. Devo tagliare questo cordone ombelicale e rimettermi coraggiosamente nella vita reale. Quindi sono fondamentali in Freud questi processi di attaccamento che poi devono essere superati, così come ricordate l'attaccamento ai genitori di sesso opposto deve essere superato, il complesso di Edipo deve essere superato e quando si arriva all'età adulta si riesce a capire che bisogna sostituire la madre con una donna che sia al di fuori della famiglia, perché l'incesto, l'endogamia non è permessa e quindi una risoluzione serena e corretta del complesso di Edipo fa sì che io sì, mi invaghisca di mia madre, però poi pian piano mi stacco dalla madre e nella mia famiglia trovo una ragazza, una persona fuori dalla mia famiglia, magari sentirò sempre il riflesso di mia madre, dei suoi insegnamenti, anche dei suoi pregiudizi, delle cose con cui mia madre mi ha influenzato. Molti psicanalisti pensano che i ragazzi, gli uomini, tendano a innamorarsi di donne che somigliano alla propria madre. D'accordo, sentirò sempre in qualche modo l'influsso di mia madre, però riuscirò a gestirlo, devo sostituire mia madre con un altro oggetto d'amore per creare una nuova famiglia e a volte non è facile. Se io mi sono attaccato troppo morbosamente a mia madre, diventerò un nevrotico, un perverso, un maniaco, quindi questo attaccamento deve essere risolto pian piano. Devo sostituire la figura di mia madre con una donna esterna alla famiglia. Allo stesso modo dovrò sostituire lo psicanalista con i personaggi della mia vita vera. Dovrò eliminare il transfert e una volta migliorato, una volta che i sintomi saranno migliorati, potrò sostituire lo psicanalista con l'amico, con il partner, con tante altre persone. La terza istanza della psiche, dopo l'io e l'inconscio, che come vedremo Freud chiamerà S, l'inconscio è l'S. La terza e ultima parte della psiche è il superio. Quindi lo vedremo poi in seguito il superio. Quindi per Freud la psiche è organizzata in tre istanze differenti. Non corrisponde, come diceva il pensiero tradizionale, all'io, alla coscienza, alla limpidezza della mente, a ciò che so, a ciò che ricordo, a ciò che capisco, a ciò su cui so ragionare. La psiche è costituita anche dal superio e dall'inconscio, che Freud chiama anche S, con un termine famosissimo. Ciò che è istintuale, ciò che è brutale, ciò che è nascosto in me, ciò che è pulsionale, ciò che pensa solo a soddisfare il mio piacere, senza badare a regole, a leggi, al rispetto nei confronti delle altre persone, all'empatia. L'essa a volte si esprime in maniera deviata e nevrotica. L'inconscio, più o meno, ecco, corrisponde all'ess. Io, S, superio sono le istanze della psiche, secondo Freud. Quindi lo vedremo la prossima volta, riprenderemo in maniera più precisa
queste tre istanze, l'importante è che la psiche non si identifichi più solo con l'io, con la coscienza, ma che ci siano anche altre due istanze che a volte sono inquietanti. Da una o da tutte e due di esse derivano le nevrosi, non solo dall'inconscio, cioè dall'es, ma anche da quello che è l'opposto dell'inconscio, cioè il superio. E purtroppo la personalità non è una personalità già fatta, stabile, già data. La personalità di ciascuno di noi, anche di quelli che non sono malati, non hanno problemi psicologici gravi, è una personalità inquieta e inquietante, perché queste tre istanze danno luogo non a un equilibrio sereno, ma a un equilibrio dinamico in cui ognuna di queste tre istanze, io, esse, superio, rischia di strabordare, di debordare, di esondare, di evadere, di schiacciare le altre. In particolare quando l'io viene schiacciato dall'inconscio o dal superio, noi diventiamo fortemente nevrotici, abbiamo una serie di isterie e di problemi psicologici. Parleremo meglio, come ho detto, di questa tripartizione della psiche, le cosiddette tre istanze della psiche, che negli anni giovanili per Freud sono differenti, poi lui le modifica queste tre istanze, ma è inutile dire quali erano nella prima versione, nella prima topica, perché poi Freud le ha cambiate. Parliamo quindi solo della versione definitiva, questa della seconda topica, io, es, superio. Ne parliamo, continuiamo a parlarne la prossima volta. Io vi ringrazio per avermi seguito e quindi arrivederci a tutti alla prossima.